Bentornati nella casa della verità, cara famiglia di celebrità dalla Turchia. Viviamo in tempi bizzarri, un'epoca in cui misuriamo il valore di una vita con il numero di progetti firmati, i follower accumulati, l'agenda piena fino all'ultimo minuto. Ma che cosa resta quando, in cima alla montagna, ci si accorge che l'aria è rarefatta e il panorama non si può condividere? Che cosa accade quando, nel correre verso le stelle, smettiamo di cercare gli occhi di chi cammina accanto a noi? Nel luccichio spesso superficiale dello showbiz, l'amore è il primo a pagare il prezzo del calendario. Oggi, però, vi raccontiamo un'altra trama. Non parliamo di separazioni clamorose o di terze persone all'orizzonte, ma di un gesto di coraggio emotivo che ha fatto tremare il gossip con la forza della sua sincerità. Kerem Bürsin, uno degli attori più richiesti del momento, ha rivolto una richiesta alla sua compagna, Hande Erçel. Le testate sensazionalistiche l'hanno subito battezzata come shock, cercando il conflitto dove esiste tenerezza. Ma qui, a Celebrita dalla Turchia, sappiamo leggere gli spazi tra le parole. Ciò che Kerem ha fatto non è un'imposizione, è la difesa del insieme contro l'io. Prima di entrare in questa lezione di vita, vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per non perdere nulla e, se volete approfondire con analisi esclusive la psicologia delle relazioni moderne, il tasto abbonati vi aspetta. Il vostro sostegno ci permette di raccontare storie che contano. Siete pronti a riscoprire il valore del tempo? Cominciamo. La notizia ha fatto il giro del web con la velocità delle scintille, ma non per ragioni sbagliate. In un ambiente abituato a ultimatum aggressivi, le parole di Kerem Bürsin hanno risuonato per la loro vulnerabilità. Stando a indiscrezioni provenienti dalla loro cerchia più intima, tra set, voli e riunioni, lui ha guardato Hande e le ha detto una frase che racchiude l'essenza di qualsiasi relazione da proteggere: ti amo da morire, e ho soltanto una cosa da chiederti: vorrei più tempo con te. Fermiamoci un attimo a sentire la struttura di questa ammissione. Non ha detto stai trascurando noi. Non ha detto la tua carriera è un problema. Ha iniziato con ti amo, riaffermando il legame, e poi ha espresso un bisogno, tempo. Lontano dall'ombra della gelosia o della debolezza, questo linguaggio è la prova che Kerem valuta la presenza di Hande più della sua immagine pubblica. In un'epoca in cui molte coppie parlano per allusioni su Instagram, lui ha scelto la franchezza a viso aperto. Per capirne il peso bisogna guardare al contesto. Entrambi si trovano in una fase luminosa delle proprie carriere. Set prenotati mesi prima, valigie sempre pronte, briefing infiniti. La coppia stava scivolando nella trappola delle agende parallele, abitare insieme, senza riuscire a esserci davvero l'uno per l'altra. Kerem, con la sua famosa sensibilità, ha percepito che il successo stava iniziando a chiedere un pedaggio troppo alto sul loro equilibrio privato. E, come prevedibile, i tabloid famelici hanno sollevato il solito dubbio. È gelosia professionale? È controllo verso Hande? Nulla potrebbe essere più lontano. Voci vicine all'attore lo ripetono con fermezza: questa richiesta nasce da un istinto di protezione, non di possesso. Chi ha seguito il percorso di Kerem sa che è coerente con la sua filosofia di vita. In interviste passate aveva ammesso una paura profonda: il terrore più grande è vivere sotto lo stesso tetto e diventare estranei. All'epoca sembrava poesia, oggi suona profetico. Kerem non chiede a Hande di smettere di brillare, chiede di evitare che diventino due sconosciuti che condividono un codice di avviamento postale. È un tentativo struggente e bellissimo di alimentare il fuoco di casa mentre fuori imperversa la tempesta della fama. A questo punto voglio fermarmi e chiedere a voi, famiglia di Celebrita dalla Turchia, vi è mai capitato di sentire che, pur seduti accanto, il vostro partner fosse lontanissimo, divorato dalla routine? Vale davvero la pena di sacrificare il tempo di qualità sull'altare del successo? Scrivetemi la vostra nella sezione commenti. E ricordate, gli abbonati che hanno cliccato su abbonati hanno la priorità nelle mie risposte. Le vostre esperienze rendono vivo questo spazio. Se la richiesta di Kerem è stata coraggiosa, la risposta di Hande Erçel è stata esemplare. Invece di difendersi come farebbe chi si sente messo all'angolo, Hande ha mostrato perché è la compagna ideale per lui.
Si dice che abbia ascoltato in silenzio, colto il dolore nascosto dietro quelle parole e risposto con un'empatia disarmante: lo sento anche io. Conosciuta per eleganza e lucidità, ha riconosciuto che la corrente del successo l'aveva trascinata più del dovuto. Non c'è stata scena, né orgoglio ferito. C'è stata consapevolezza. Ande ha capito che Kerem non le stava chiedendo di scegliere tra la sua carriera e l'amore, ma di riorganizzare le priorità affinché il loro noi continuasse a esistere. Da lì, dicono, ha iniziato a ridisegnare gli impegni. Questa capacità di autocritica e di adattamento è ciò che distingue una storia passeggera da un patto destinato a crescere. E cosa è successo dopo quella conversazione decisiva? I cambiamenti, pur quasi invisibili agli occhi del pubblico, nella loro vita privata sono stati rivoluzionari. È trapelato che la coppia abbia fissato alcune nuove regole d'oro. La prima, disintossicazione digitale. Kerem e Ande hanno ricominciato a onorare i momenti analogici. Cene serene senza telefoni sul tavolo, passeggiate lunghe in cui si sente solo il ritmo dei passi e il respiro, dialoghi non interrotti da notifiche. Hanno deciso che il loro legame non ha bisogno di una diretta per essere vero. Anzi, l'assenza di post recenti che qualcuno ha voluto leggere come segnale di crisi, è il contrario, stanno tenendo stretto il presente, non imbalsamandolo in una foto. Vivono, invece di documentare. Fin dall'inizio la storia tra Kerem e Ande è stata descritta come sobria ma profonda. Non sono il tipo da cercare titoli facili con una carezza studiata sul red carpet. Preferiscono la discrezione. Ma la discrezione è una lama a doppio taglio, a volte genera fraintendimenti. La richiesta di Kerem, letta con lo sguardo giusto, è una riaffermazione di questo stile di vita. Non vuole più tempo per sfoggiarla agli eventi, desidera più tempo per starle accanto sul divano, per condividere un caffè lento, per intrecciare sogni e paure. È la ricerca di un'intimità domestica, quella che si perde per prima tra i flash e le scalette. La reazione del pubblico è stata commovente. Lungi dal vedere crepe nel paradiso, moltissimi hanno applaudito la maturità emotiva di entrambi. Frasi come "così si ama davvero" o "non è un problema, è una soluzione" hanno sommerso i social. La gente ha fame di storie vere, in cui i protagonisti lottano per ritrovarsi nel caos, non favole lisce dove tutto scorre senza sforzo. Anche dentro l'industria, il rispetto attorno alla coppia è cresciuto. In un sistema che consuma relazioni come se fossero stagioni televisive, Kerem e Ande dimostrano che l'amore è un gesto quotidiano, una pianta da annaffiare, proprio quando il sole del successo picchia più forte. Ora tutti gli occhi sono puntati sul futuro immediato. Si mormora che stiano organizzando una vacanza insieme, una sorta di luna di miele anticipata per scollegarsi dal mondo e ricollegarsi l'uno all'altra. Un tempo sacro, lontano da copioni e macchine da presa. Non c'è stato un comunicato ufficiale, e probabilmente non ci sarà, coerentemente con la loro riservatezza. Ma il silenzio attuale dice più di 1000 parole. È il silenzio del costruire, il suono di due persone che posano fondamenta solide per il domani. Il gossip può continuare a frugare in cerca di tempeste, ma loro hanno trovato qualcosa di più prezioso, la serenità di sapere che sono la priorità reciproca. Dalla famiglia di celebrita dalla Turchia, la storia di Kerem Bürsin e Hande Ersoy risplende come una lezione essenziale. Ricorda che l'amore non è uno stato fisso, è azione. È saper dire "ho bisogno di te" e saper rispondere "ci sono". In un mondo che corre, l'atto più rivoluzionario è fermarsi e chiedere tempo. Noi continueremo a seguire i loro passi, non per violare la loro intimità, ma per celebrare il loro esempio. E voi, cosa pensate di questa richiesta scioccante che in realtà profuma di verità? Credete che più coppie dovrebbero affrontare questi dialoghi scomodi ma necessari? Ditemelo nei commenti. Se questa analisi vi ha ispirato a proteggere il vostro tempo con chi amate, mettete un like, condividete il video e unitevi alla nostra comunità cliccando su abbonati. Il vostro sostegno ci permette di continuare a difendere l'amore reale. C'è ancora un dettaglio che molti hanno notato tra le righe. Kerem, uomo di sete e di allenamenti, ha una disciplina che rasenta il rituale.
Eppure è proprio lui ad aver imparato a lasciare spazio all'imprevisto, all'ora rubata a fine giornata, al pranzo improvvisato in una trattoria di quartiere, allo spegnere il telefono quando l'istinto dice che serve ascolto. Ande, solitamente impeccabile e professionale, ha riscoperto il piacere di rallentare, la pittura nel suo studio, il tè caldo in terrazza, le risate senza filtri con chi ama. Piccoli segni, per chi li sa leggere, che raccontano di una coppia che non vuol farsi governare dal cronometro. C'è anche chi sostiene che abbiano introdotto una regola segreta, una sera a settimana, senza impegni spostabili, blindata come un appuntamento di lavoro, ma dedicata solo a loro. Nessun ospite, nessun evento, nessuna lettura di copione. Si cucina insieme, si ascolta un vinile, si rivede un film che ha segnato un'epoca. È un modo per dire al mondo, noi esistiamo prima di tutto. E il mondo, paradossalmente, li ammira di più proprio per questo confine. Le interpretazioni maliziose non mancano mai, certo. Qualcuno ha provato a ricamare sull'idea che Kerem volesse dettare l'agenda di Ande. Ma basta osservarli quando compaiono fianco a fianco, anche fugacemente, per capire che la loro complicità non ha bisogno di didascalie. Gli sguardi parlano, le mani si cercano, la postura si distende. Fogliame inutile il resto. E se proprio dobbiamo tirare una riga, eccola. Non c'è controllo quando il dialogo è aperto, non c'è possesso dove c'è stima, non c'è rinuncia quando ciò che si sceglie è la qualità. Un altro riflesso interessante riguarda i social. Il loro stato di semisilenzio ha scatenato la fantasia di chi legge crisi in ogni pausa. Ma c'è una differenza radicale tra il vuoto e il raccoglimento. Il vuoto è assenza, il raccoglimento è presenza custodita. Ecco cosa vediamo qui. Due persone che hanno scelto di far sedimentare le emozioni lontano dal clamore, per poi tornare, quando e se vorranno, a condividere un frammento. Non per dovere, ma per gioia. Così, mentre i progetti professionali avanzano e gli impegni non calano, Kerem e Ande stanno mettendo a punto una formula che pare semplice e invece richiede una disciplina gentile, parlarsi prima di correre, fermarsi prima di crollare, scegliere prima di farsi scegliere dagli eventi. È un'arte antica, e in qualche modo rivoluzionaria. Forse è proprio questo che ha fatto vibrare il cuore dei fan, la sensazione che, sotto i riflettori, batta ancora una verità riconoscibile. L'amore esige tempo. E il tempo, dato con intenzione, fa crescere tutto il resto. Perciò, se vi siete ritrovati in questa storia, fatevelo dire ancora una volta dalla voce di celebrita dalla Turchia, prendetevi il coraggio di chiedere ciò che vi serve, e siate generosi nell'ascoltare chi amate. Gli orologi continueranno a correre, le scadenze a pressare, ma c'è sempre un margine per proteggere il centro. Ed è lì, in quel cerchio stretto, che anche le stelle smettono di essere lontane e diventano casa.